Hello the Bushel Lovers! La nostra tappa di oggi è il cantiere di Absolute Yachts, un mondo fatto di lusso e di innovazione. Saliremo anche a bordo del navetta 75, ma lo faremo in modo diverso, da una prospettiva diversa, perché io voglio farvi scoprire what women want. Cosa vogliono le donne da una barca? Cosa cattura la loro attenzione? Perché vi svelo un segreto, le barche che hanno più successo sono quelle che piacciono a noi donne e sono anche le più vendute. Absolute Yachts si trova a Podenzano, in provincia di Piacenza. Tra queste pianure si trova un tocco di mare, infatti loro sono specializzati nella costruzione di yacht di lusso che vanno dai 47 ai 75 piedi. Avete sicuramente sentito parlare e avete visto le loro tre gamme principali: navetta, flybridge e coupé. Qui siamo in presenza del vero Made in Italy. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni fase di progettazione, produzione e realizzazione avviene al 100% internamente. Il cantiere è suddiviso in 7 reparti produttivi integrati, dove artigianalità e tecnologia di ultima generazione si incontrano. Dai dettagli in falegnameria alla laminazione degli scafi fino al collaudo finale, ogni fase del processo è curata con la massima precisione e attenzione. Tecnologie come la geotermia, i pannelli solari, i moderni sistemi di filtraggio e purificazione dell'aria sono solo alcuni degli esempi dell'impegno di Absolute per l'ambiente. Anche la progettazione delle imbarcazioni riflette questa attenzione, con soluzioni che rispettano i mari e promuovono l'ecosostenibilità. Ma si sa che ogni grande azienda ha anche una grande squadra. Qui ci sono 300 professionisti appassionati e altamente qualificati che contribuiscono a rendere Absolute sinonimo di artigianalità e sviluppo continuo. Quando si parla di yacht si parla anche di donne, di quello che vogliono le donne, e se pensate che la loro opinione non influenzi i flussi di progettazione, produzione, sviluppo e acquisto, vi sbagliate di grosso, perché le donne hanno un ruolo cruciale in questo settore, perché la loro prospettiva è fondamentale, non solo per creare imbarcazioni che soddisfano, ma anche che superano le aspettative, perché la loro influenza si riflette in ogni singolo dettaglio. Siamo a bordo del navetta 75, l'ammiraglia, conosciuta anche come The Absolute Sphere, proprio per la sua forma sferica che dà questo senso di completezza, armonia, perché le forme le guardiamo anche noi donne, non solo voi uomini. E una cosa che io personalmente guardo quando salgo a bordo di un'imbarcazione è lo spazio, come viene suddiviso il layout, è funzionale, è confortevole, mi ci posso vedere in navigazione per qualche giorno? Ci sono tante cose che noi guardiamo, tanti piccoli dettagli. Adesso andremo a parlare con Patrizia Gobbi, la First Lady di Absolute Yachts, e sono sicura che anche lei ci dirà quello che attira la sua attenzione a bordo di queste imbarcazioni. Patrizia, noi siamo venuti ad Absolute, abbiamo visto il cantiere, sei cresciuta un po' in questo mondo qui. Cosa ci puoi dire dell'aver affiancato tuo papà e la visione che ti ha dato? Allora, io sono cresciuta con da una parte mio padre e dall'altra una barca, quindi sono da sempre in questo mondo e devo dire che mi ha aperto il mondo, perché comprendere la nautica nei vari paesi, le loro sfaccettature è un qualcosa di estremamente interessante, perché ogni mercato ha le sue caratteristiche, ogni mercato, ogni armatore utilizza la barca come meglio crede, ma quello che li accomuna tutti è questo affiatamento, intesa di quando si è a bordo e si vogliono condividere certi momenti tutti insieme. Tu sei un po' la quota femminile, no? Però ho visto che tu hai una squadra anche fatta di donne, quindi non è vero un po' questa idea che si pensa il mondo della nautica è un mondo fatto di uomini, non è vero, ci sono anche donne. Non posso parlare per gli altri, ma in Absolute abbiamo circa il 50% dell'organico è femminile, un po' a tutti i reparti, e abbiamo diverse quote rosa anche nel, diciamo, tra il management. Io da sempre spingo col dialogo e il confronto, e per fortuna che gli uomini e le donne sono diversi, perché comunque c'è sempre possibilità di crescita, un'opinione diversa e poterla condividere, quindi il dialogo a prescindere, il confronto sono l'anima dell'Absolute. L'invenzione vive sul dialogo e sul confronto, e questo per noi è essenziale, perché essendo un'azienda di produzione, l'innovazione è sia sul prodotto che
che sui processi di produzione e nonché anche nella gestione. Noi adesso siamo a bordo alla navetta 75, che è l'ammiraglia, no? Se io penso a una donna armatrice, perché si pensa sempre, si parlava anche, tu dici, non è vero che sono solo gli uomini che vengono a vedere le barche, ci sono anche le donne. Che le cercano, che vogliono. Una donna ha un approccio diverso quando viene a vedere una barca o comunque cerca qualcosa in particolare? Cercano le stesse cose perché sono entrambi armatori, uomo-donna? Allora, io mi sono trovata in tutte le situazioni, in diverse in cui la donna segue proprio tutti gli aspetti anche tecnici, si interfaccia con i vari professionisti e segue dalla A alla Z tutti gli aspetti più di manutenzione. I dettagli in realtà si notano, ma non è detto che sia solo un dettaglio estetico quello che guarda una donna. Ma la funzionalità e il comfort è alla base di tutti i nostri prodotti. Noi miriamo ad avere imbarcazioni che permettono delle belle crociere, delle lunghe permanenze a bordo, quindi è il dettaglio che fa la differenza e deve andare bene sia per le necessità maschili che femminili. Ad esempio abbiamo degli armadi abbastanza alti, quindi gli abiti lunghi ci stanno comodamente, così come i vanity che noi abbiamo creato nelle varie cabine sono diventati proprio dei complementi di arredo, dei dettagli estetici importanti ma anche molto funzionali, con specchio, con le suddivisioni, ma poi pensiamo anche a un qualcosa per tutti, si pensa sempre che sia la donna che utilizza lo specchio ad esempio, ma anche gli uomini hanno bisogno di radersi, è una bella illuminazione pensata bene. Fa la differenza anche per loro, esatto. Che non si dimenticano un po' di barbetta qua e là. Fin da bambina chiedevo a mio padre: ma papà, come funziona questo, come funziona quest'altro? Mi ha insegnato a lavorare il legno, mi ha insegnato come lavorare la vetroresina, quindi io di natura sono proprio tecnica, ma pensiamo proprio con l'esempio che facevi, la sala macchine. Se la sala macchine è bella ordinata, è bella a posto, è assolutamente efficiente per qualsiasi tecnico e manutentore, e questo forse è il dettaglio, una donna ci guarda particolarmente. Senti, ma invece se noi dobbiamo guardare un po' la storia di Absolut, no? C'è stato magari un feedback che avete avuto da una donna armatrice o anche qualcuno del vostro team che ha migliorato magari in fase di progettazione, di produzione nelle imbarcazioni? Allora, mi viene in mente una volta a un salone abbiamo incontrato un'armatrice di una navetta 58 e mi chiama da parte e mi confida che ha obbligato il marito a utilizzare la cabina di prua. L'ascoltavo e lei dice: sì, perché? Innanzitutto nella cabina di prua noi abbiamo una bellissima luce naturale e poi è silenziosa. La cabina armatoriale nella navetta 58 è la classica cabina a tutto baglio a centro barca e lei dice: a me piace dormire la mattina, mio marito si alza presto, fa colazione e mi camminava sopra e quindi io non riuscivo a dormire bene. Invece a prua silenzio. Quando sono tornata c'era questa idea che continuava a tornarmi e ho parlato con il nostro ufficio ricerca e sviluppo. Abbiamo evoluto questa idea e quindi è diventato un plus per le nostre imbarcazioni. Se guardiamo il futuro, Absolut, cosa ci puoi dire? Allora, in Absolut bolle sempre qualcosa in pentola, presenteremo in anteprima mondiale la navetta 70 e la navetta 53. Il nostro ufficio tecnico sta già lavorando ai prossimi modelli che presenteremo a settembre 25 e qualcuno sta già tracciando le prime righe per i modelli del 2026. Quindi voi siete proprio avanti, siete in fermento? Femminili, in evoluzione. Femminili. Senti, ma tu mi hai parlato un po' della cabina armatoriale, la andiamo a vedere adesso? Sì, dai. Così mi fai vedere un po'. È sorprendente. Dai, andiamo.
Allora Patrizia, siamo nella cabina armatoriale, però mentre scendavamo, no? Io volevo dirti, io la navetta 75 l'ho vista anche a Miami al salone, Sì. quindi era in acqua, e una cosa che io ho notato subito appena sono entrata è questa luce naturale da queste grandi finestre, e vedo che anche qui non manca la luce. Adesso noi siamo dentro al cantiere, però io mi immagino quando si è fuori e c'è il mare, c'è anche la vista qua, al suo perché. Allora, noi abbiamo scelto per questa imbarcazione la keyword sfera perché per noi è sinonimo di equilibrio assoluto. La nostra ammiraglia la trovo particolarmente femminile ed elegante, e l'apertura è proprio una sua caratteristica. Il pozzetto, ad esempio, è come una terrazza sul mare, aperto su tutti i lati, e noi l'abbiamo arredata con dei moduli che sono componibili, quindi ogni armatore sceglie come meglio disporre e arredare questa area. Esatto. Il ponte superiore, come tu hai detto, abbiamo un panorama di quasi 360 gradi senza vincoli. Questo è fantastico, secondo me. E quando entri qui, tu immaginati dopo una giornata al mare, la chiacchiera, il bagno, entri qui alla sera, una doccia, si prepara per la cena, e qua ti infonde la tranquillità. È un bel mondo dove ti rigeneri, ti riposi, però prendi anche la ricarica per la serata. Esatto. Qua io so che c'è una cosa che a noi donne piace sempre. Esatto. Me ne parlavi prima. Esatto, il nostro vanity, quindi è completo. Noi abbiamo l'illuminazione sopra. Questo è importante, ricordiamolo sempre a tutti, che questa è una cosa importante. Lo studio di illuminazione noi dedichiamo diverso tempo durante la progettazione, perché appunto la luce dà equilibrio. Ma non è il solo dettaglio femminile che abbiamo a bordo. No. Abbiamo anche i favolosi armadi. E questi non possono mancare. No, perché anche gli uomini, non è vero che loro viaggiano leggeri, cioè anche loro viaggiano. Esatto. Quindi Cabine spazi. armadio Ecco. a tutta altezza per i nostri bellissimi abiti lunghi, e poi d'estate a noi piace, Quelli belli insomma. lunghi, leggeri, no? Corretto. Dopo una bella doccia si esce a cena, siamo a posto. E ho visto che anche c'è un bello specchio lungo, perché quando si prepara, sia uomo che donna, prima che si esce, Un controllo. Bisogna darselo. Indispensabile. C'è anche l'ensuite. Ho Sì. visto che c'è un lavandino per lui e per lei, Sì. perché a volte è meglio essere un po' separati, avere i propri spazi. Quindi spazio per tutti. Spazio per tutti, benissimo. L'attenzione ai dettagli è al primo posto, non solo per quanto riguarda l'arredamento, ma anche l'uso dei materiali di alta qualità. E poi l'armonia cromatica sono, almeno per me personalmente, quegli elementi che fanno tanta differenza. Dispositivi di sicurezza ben accessibili possono essere importanti per una donna che viaggia. La presenza di dettagli personalizzati e moderni, come un sistema di controllo domotico per gestire luci, tende e climatizzazione, può rendere la permanenza a bordo ancora più confortevole e piacevole. Patrizia, donna di carriera, cresciuta nel mondo delle barche, se noi dobbiamo dare un consiglio alle giovani ragazze, alle giovani donne che vogliono approcciarsi al mondo della nautica, cosa gli diciamo? Allora, io userei la parola chiave determinazione. Poi lo diciamo alle giovani donne, ma vale un po' per tutti. È importante avere chiaro quelli che sono gli obiettivi della squadra. Far parte di una squadra, voler approfondire gli argomenti, metterci del proprio, sempre, qualsiasi idea di dirla, perché è un momento di crescita per entrambi, per chi ascolta e per chi si permette e esprime la propria idea. Abbiamo scoperto come le donne stiano sempre più influenzando il mondo della nautica, sia come professioniste ma anche come clienti armatrici, quel contributo femminile che dà quel tocco in più di stile. E non è la fine. I'll see you next time, always here, always on the boat show.